Dopo aver resa elettrica la mia mountain bike, oggi la provo qui nei Colli Euganei. Così da capire effettivamente come va questo potente motore Bafang da 750 watt. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. La settimana scorsa ho installato nella mia bicicletta il kit per renderla elettrica della Bafang. In descrizione vi lascio il link per vedere passo passo tutte le fasi dell'assemblaggio. Oggi la provo qui tra i colli, ma mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Stavo pianificando il percorso quando mi sono accorto che venerdì prossimo passerà di qui proprio il Giro d'Italia. E allora quale migliore occasione per testare la bicicletta in una delle salite più dure del Giro d'Italia? Ora sto facendo un trasferimento fino a Cinto Euganeo attraverso i colli e da lì posso entrare nel percorso previsto dalla 13ª tappa del Giro d'Italia di 192 km che parte da Cervia e arriva a Monselice, e i ciclisti quando giungeranno a Monselice dovranno percorrere questo difficile circuito di circa 40 km sui colli con due salite molto impegnative che saranno valide come Gran Premio della montagna. Io ho scelto di affrontare la seconda e ultima impegnativa salita di questa tappa. Una salita del 18% che porta da Riva d'Olmo a Calaone di Baone per poi scendere a tutta velocità giù per i tornanti della panoramica che porta a est. Ma come va questa mia bici con il kit elettrico? Ovviamente bisogna ricordare a chi non conosce il funzionamento delle biciclette elettriche a pedalata assistita e con motore centrale che ricordatevi che bisogna pedalare sempre. Questo kit della Bafang da 750 watt ha 5 velocità. Il segreto per divertirsi e fare tanti chilometri risparmiando sulla batteria è modulare la potenza erogata dal motore nella giusta misura che serve. Non è una moto elettrica, è sempre una bici. Questa è una stradina che fra poco si metterà nel vero e proprio circuito della 13ª tappa del Giro d'Italia. Una volta capita la propria velocità di crociera muscolare, senza aiuto quindi del motore e in base al terreno, si seleziona la potenza più adatta da far erogare al motore. La mia andatura è proprio da cicloturista, da persona inesperta e soprattutto non allenata, ma è anche, diciamo, il bello di questa bicicletta, poter andare con la propria velocità tranquillamente e sapendo di poter contare, se c'è bisogno, di un po' di aiuto. È veramente bello andare con la pedalata assistita e in caso appunto ci sia un piccolo dislivello lui si aziona e quindi rende la pedalata sempre omogenea, non priva di sforzi, ma perlomeno non si ha mai il cuore in gola. Adesso sto scendendo con la velocità ed ecco che vedete che si inserisce subito il motore e quindi spinge e mi dà la spinta per raggiungere agilmente i 24-25 km/h che poi vengono mantenuti. Io sto praticamente pedalando in maniera muscolare, quindi una semplice passeggiata che però mi permette di non consumare niente di quella che è la batteria, perché dopo ne avrò tanto bisogno. All'incrocio svoltiamo a sinistra e quindi saremo effettivamente all'interno del circuito della 13ª tappa del Giro d'Italia per arrivare in frazione di Riva d'Olmo e poi su per la grande salita di 18% che porta a Calaone. Questa è la strada che collega anche Este a Vo Euganeo, la cittadina tristemente famosa per la prima vittima di Covid-19 in Italia. Ovviamente questo è un percorso adatto alle bici da corsa, non certo la mountain bike, ma oggi volevo proprio testare e celebrare il Giro d'Italia anche con la mia mountain bike. Muoversi con una e-bike trovo sia veramente una bella soluzione per incentivare le persone a fare del movimento o dello sport. In effetti difficilmente anch'io avrei preso la bicicletta per fare anche un giro come questo e mai mi sarebbe passato per la mente di affrontare una salita addirittura Gran Premio della montagna del Giro d'Italia.
ed ora si inizia. Ecco, questo è il primo passo. Io tengo sempre marcia 2, sto scendendo ovviamente a 17-16 km/h e il motore inizia a darmi un aiuto. Diciamo che per il momento non sto facendo alcuna fatica, anche perché tengo, diciamo, la stessa pedalata. Ecco, solo se volessi andare più veloce dovrei cambiare potenza. Diciamo che adesso, mantenendo una salita di 16-17 km/h, il motore dà spinte anche di 400-500 watt. Questo è un punto più difficile. Provo a mettere la terza. Il motore mi spinge ancora, ovviamente scalo anche la marcia del cambio posteriore, però ecco che il Bafang mi porta tranquillamente su. Ecco, mi riporta anche in velocità. Sono ai 20 km/h in questa salita, che è una, ve la assicuro, è difficile. Qui piccolo video, io suppongo che i ciclisti gireranno qui a destra, che è la parte ancora più ripida e che ha un piccolo che ha due tornantini. Riesco a farli ai 22 km/h, quindi molto agilmente. Ovviamente qui la batteria adesso veramente ho dato sfogo, non sto facendo assolutamente nessuna fatica. Tornante a sinistra, tornante a destra, di nuovo tornante a sinistra in piena velocità in salita, quindi vi rendete conto di come sta salendo. Ovviamente dando tutta questa potenza e facendo zero sforzo, la batteria mi segna che sto consumando molto, ma ovviamente sto anche chiedendo tantissimo proprio per non fare nessuna fatica. 22 km/h in salita al 18 e oltre per cento. Fra poco avremo l'ultima rampina, che è molto dura. Eccola qui, inizia adesso, e nonostante il motore a 3 sto facendo fatica. Provo a mettere la velocità 4. Velocità 4. Ecco che se prima facevo un po' di sforzo, adesso non faccio neanche quello, però diciamo ovviamente bisogna pedalare parecchio. Scalo ancora, e questa, diciamo, è l'ultima rampa. Sto salendo ai 15 km/h, che non è poco. Vi assicuro che col muscolare qua c'è da soffrire non poco. Praticamente siamo arrivati quasi alla cima dello scollinamento, del primo scollinamento. Qua si può riposare un po' la gamba. Sto andando ai 27 km/h. Arrivati a questo incrocio si svolterà a destra e poi giù in picchiata fino a est e poi Monselice. Questa discesa sarà veramente rigenerativa per i ciclisti dopo la fatica. È una discesa abbastanza lunga, larga, ma molto veloce.
ancora un tornante della panoramica e praticamente siamo arrivati ad Este. Ma a dire il vero sono un po' stanco di tutto questo asfalto. Faccio una deviazione e prendo una stradina sterrata. Questo è il castello di Este e questa è Villa Byron. Qui infatti ha soggiornato Byron e Shelley. Bene, devo dire che sono veramente contento, soddisfatto della potenza di questo motore Bafang 750 che ho installato nella mia mountain bike, tanto che mi ha permesso di affrontare salite impegnative come quella che avete visto oggi. Per quanto riguarda noi ci vediamo la prossima settimana. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate e soprattutto iscrivetevi al canale. E a tutti voi, buon giro!